Ciao amici, bentornati nel mio canale, questa è un'altra puntata di Kart Tutorial. Allora, dopo la gara del trofeo di Natale ho deciso di ritornare su quella pista per analizzare il comportamento del kart al posteriore, visto che aveva avuto parecchi problemi di trazione e uscita di curva, quindi mi sono dedicato a loro. Come dicevo, sono ritornato sul tracciato di Villarosa dopo 2 settimane dalla gara, quindi neanche tanto tempo dopo. Le condizioni meteo erano praticamente uguali, sole, circa 12 gradi, 13 gradi, quindi la temperatura era abbastanza gradevole. E quindi ho fatto delle prove comparative con diversi tipi di mozzi al posteriore prima di andare ad intervenire su tante altre cose, quale assale, altezza sedile, cose molto complicate. Cambiare il mozzo al posteriore è semplicissimo, basta svitare la brugola da 6 mm con la chiave da 6 mm e si sfila dall'assale appunto. Quindi ho utilizzato sempre lo stesso tipo di assale, l'M20. A tal proposito, per i mozzi ringrazio Francesco Laimo, che è stato gentilissimo da prestarmi e farmi provare 3 tipi di mozzi diversi. Io non avevo questa possibilità perché lui mi ha fatto provare dei mozzi in magnesio da 72 mm, quindi molto corti, un altro set di mozzi in magnesio da 82 mm, poi ho provato questi di qua che sono quelli standard da 95 mm e sono in alluminio, ed un altro set sempre in alluminio da 92 mm. La prima prova è stata effettuata con le stesse condizioni, almeno come setup, della gara. Il kart risponde bene in pista, non ha tantissimo grip al posteriore, come d'altronde era anche in gara, però questa volta potrebbe essere anche dipeso dal fatto che non ci sono molte persone in pista, quindi la pista non è tanto gommata, anzi è abbastanza green ancora, quindi può essere che sia dipeso pure da questo un pochettino lo scivolamento al posteriore, che poi comunque è stato caratterizzato durante tutta la giornata, quindi era un po' da prendere con le pinze questo test, ma io volevo capire cosa succedeva al kart sostituendo soltanto i mozzi posteriori. Come infatti ho ottenuto sempre la pressione del go-kart a 0,60, l'ho variata al massimo a 0,65 a 0,60, tutto su tutte e 4 le ruote. Davanti ho lasciato sempre la stessa convergenza, ovvero 3 mm aperta davanti e 3 mm aperta sotto, 5 tacche ogni ruota aperta davanti, e non ho toccato nient'altro, nemmeno la carburazione, neanche il rapporto finale, che ho utilizzato un 16-26, lo stesso che ho utilizzato in gara, proprio perché volevo solo capire ed evidenziare eventuali problemi derivanti dall'uso dei mozzi. Allora, adesso passiamo alla seconda sessione. Monto i mozzi un pochettino più corti, 92 mm, azzurri, sono della PCR, hanno una forma completamente diversa. Mi dispiace, non ho potuto fare una fotografia, l'ho dimenticato sinceramente, però amen. Quindi con questi mozzi montati lascio sempre la stessa carreggiata, cioè 139,5. Al posteriore stesso rapporto, stessa carburazione, non cambio praticamente niente, la stessa pressione delle gomme.
Da subito mi accorgo che il kart ha un piccolissimo miglioramento, ma nonostante sia veramente piccolissimo miglioramento sul giro secco, io noto che in realtà il go-kart ha un miglioramento sensibilmente sul passo, quindi riesco a fare parecchi giri sempre con lo stesso tempo, e questo non è una cosa da sottovalutare in ottica gara. Allora, nella terza prova utilizzo i mozzetti da 82 mm, quindi in magnesio, ancora più corti, sempre, come ho detto prima, la stessa carreggiata, stessa pressione delle gomme. Utilizzo ovviamente sempre le Vega Verdi come ho utilizzato in gara, le XH2. I mozzi ancora più corti tenderanno a liberare un pochettino di più l'assale, quindi una porzione ancora maggiore di assale sarà libera, meno vincolata dal cuscinetto al mozzo, quindi fletterà di più. In teoria, nella prima parte di curva fino a metà curva dovrebbe risultare il go-kart più libero, quindi entrare ancora più velocemente in curva tendendo al sovrasterzo, per poi avere più trazione da metà curva in poi. Proviamo! Subito entro in pista, mi accorgo sì che il kart ha questa reazione in traversa, però non riesco ad essere tanto costante, a dire la verità, neanche sul tempo, sul giro secco. Provo, insisto ancora un po', però vedo che il kart non è come piace a me. Non so, forse magari in una pista parecchio gommata questa sarebbe una scelta vincente al posteriore, però in questo momento non mi piace molto, sento ancora il kart ancora più libero. Allora, la quarta ed ultima prova, monto i mozzetti da 72 mm in magnesio, sono veramente corti, liberano tantissimo l'assale dietro, e quasi li dobbiamo stringere anche con il grano sopra per evitare che si possano sfilare, perché sono veramente piccoli. Allora, con questo tipo di mozzi, ovviamente, come ho ripetuto fino allo sfinimento, lascio tutto invariato dalla pressione alla carburazione, entro in pista. Allora, vero è che con questi mozzi riesco a fare il miglior giro, 41,1, e il miglior giro della giornata. Dico, con gli altri avevo fatto 41,2, 41,3, quello era il passo che tenevo. Però con questi qui non riesco completamente a tenere un passo decente, perché faccio 41,1, poi salgo a 41,3, quindi ci sono parecchi decimi di differenza e lo noto che anche è più difficile da guidare. Quindi in conclusione, penso che la migliore soluzione sia stata quella di adottare i mozzetti blu da 92 mm, che sono molto simili agli standard che utilizzo sul mio kart. Devo dire che aveva un buon bilanciamento sia all'anteriore che al posteriore.
Comunque, almeno in queste condizioni di pista offrono veramente più trazione al posteriore e mi davano parecchio appoggio anche a centro curva e in ingresso curva. Il kart era abbastanza stabile, non andava per i fatti suoi, quindi anche se la pista era poco gommata andava benissimo. Certo, sarebbero da provare tutte queste condizioni in una giornata più calda e magari con più gente in pista e la pista molto più gommata. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, lasciare un like, lasciarmi un commento, puoi seguirmi sia su Facebook, su Instagram che su Twitter. Ciao, al prossimo video!